Benvenuti, anime curiose che osate varcare la soglia del tempo e ascoltare i sussurri di vite che hanno scolpito la storia. Qui, su Sussurri dalla storia italiana, vi invito a un viaggio non solo attraverso gli anni, ma nelle profondità di un'anima che ancora oggi suscita dibattito, ammirazione e talvolta timore. Preparatevi a dimenticare le etichette affrettate, i giudizi superficiali e a immergervi nella mia verità. Io sono Niccolò Machiavelli. E se il mio nome evoca in voi immagini di cinismo e astuzia spietata, allora la mia storia è precisamente ciò che dovete ascoltare. Non sono il diavolo travestito da filosofo, né un semplice consigliere di tiranni. Sono stato un uomo del mio tempo, nato in una Firenze vibrante e brutale, un osservatore acuto della natura umana, un servitore leale della Repubblica e, infine, un esiliato costretto a trovare rifugio nella scrittura. Immaginate una Firenze, non quella dipinta nelle tele dorate che ammirate oggi, ma una città pulsante di vita e di morte, di genio e di intrigo alla fine del 1400. Era l'anno 1469, quando venni alla luce in una casa modesta nel quartiere di Oltrarno, non lontano dal ponte Santa Trinita. La mia famiglia, i Machiavelli, aveva origini antiche, un tempo ricca e influente, ma al mio arrivo la sua fortuna era declinata. I possedimenti terrieri erano ormai scarsi e il prestigio un ricordo sbiadito. Mio padre, Bernardo, era un uomo colto, un dottore in legge, che però faticava a mantenere la famiglia, costretto com'era a vendere i pochi beni che gli restavano per pagare le tasse e garantire un minimo di decenza. Fu lui, tuttavia, a infondermi la passione per lo studio, per i classici latini, per la storia di Roma, che divenne il mio faro, il mio maestro silenzioso in un mondo sempre più incerto. Le sue letture, la sua biblioteca, seppur modesta, furono il mio primo campo di battaglia, dove imparai a conoscere i grandi condottieri, i legislatori, i filosofi che avevano plasmato imperi. La Firenze della mia giovinezza era un crogiolo di bellezza e pericolo. Lorenzo il Magnifico, il signore incontrastato, governava con un pugno di ferro e una mano di velluto, mantenendo un equilibrio precario tra le potenze italiane. Vedevo le sue feste sfarzose, udivo le declamazioni dei poeti, osservavo gli artisti plasmare marmi e tele, ma percepivo anche la tensione sottostante, la fragilità di quella magnificenza. La città era un laboratorio politico, una fucina di idee, ma anche un vaso di Pandora che, una volta aperto, avrebbe scatenato demoni. Ricordo il fermento intellettuale, le discussioni nelle piazze, l'aria vibrante di Rinascimento, ma anche il sottile veleno della gelosia, la spietatezza dei giochi di potere che si annidavano dietro le facciate sontuose dei palazzi. Ero un ragazzo curioso, un osservatore silenzioso, che assorbiva ogni sfumatura di quel teatro umano. Poi, come un tuono in un cielo sereno, venne la caduta di quell'equilibrio. Nel 1494 il re di Francia, Carlo VIII, scese in Italia con il suo potente esercito e la fragilità della nostra penisola, divisa in staterelli litigiosi, fu brutalmente esposta. Firenze, in quel momento, era ancora sotto l'influenza dei Medici, ma la loro popolarità era in declino. Piero il Fatuo, figlio di Lorenzo, si dimostrò incapace di gestire la crisi e la città si ribellò. Fu in questo caos che emerse una figura inattesa, un frate domenicano dal volto scarno e la voce tonante, Girolamo Savonarola. Io, giovane adulto, assistetti alla sua ascesa fulminea e alla sua altrettanto rapida, drammatica caduta. Le sue prediche infuocate contro la corruzione morale e politica, la sua visione di una Firenze purificata, Nuova Gerusalemme, rapirono l'anima della città. Bruciarono i falò delle vanità, opere d'arte, libri profani, oggetti di lusso, furono dati alle fiamme in piazza della Signoria.
Vidi quella frenesia collettiva, quel fervore religioso che si mescolava all'utopia politica. Savonarola prometteva la salvezza, ma predicava anche la distruzione di tutto ciò che era profano. Era un leader carismatico, un demagogo, capace di infiammare le folle e di instillare la paura. Ma la sua visione era destinata a scontrarsi con la dura realtà del potere, con gli interessi di Roma e con le fazioni interne che non tolleravano la sua teocrazia, e così nel 1498, 4 anni dopo l'inizio del suo dominio, la parabola di Savonarola giunse alla fine, violenta e tragica. Impiccato e bruciato in Piazza della Signoria, proprio nel luogo dove aveva eretto i suoi falò, il suo corpo ridotto in cenere e disperso nell'Arno. Quella scena, impressa indelebilmente nella mia memoria, fu una lezione amara e profonda. Mi insegnò che la fede da sola non basta a governare. Mi mostrò la volatilità del popolo, la sua capacità di elevare e distruggere con la stessa facilità. E mi fece comprendere che la politica non è fatta di preghiere o di ideali puri, ma di forza, di astuzia, di una pragmatica comprensione delle passioni umane. Era la Repubblica che rinasceva dalle ceneri di quella teocrazia, una Repubblica fragile, incerta, ma che rappresentava per me la speranza di un nuovo ordine. Fu proprio in quell'anno, il 1498, che si aprirono le porte del mio destino. A soli 29 anni, senza particolari raccomandazioni familiari o ricchezze da spendere, fui chiamato a servire la neonata Repubblica Fiorentina. Non ero un nobile, non ero un ricco mercante, ero un semplice cittadino con una buona educazione, una mente acuta e una profonda conoscenza della storia e della politica. Diventai segretario della seconda cancelleria, un ruolo che mi pose nel cuore pulsante dell'amministrazione e della diplomazia. Questo incarico, apparentemente minore, era in realtà una posizione cruciale. Ero il custode delle lettere, il redattore dei dispacci, l'organizzatore delle missioni. Era da lì, da quella scrivania nel Palazzo della Signoria, che potevo osservare il mondo, leggere le lettere cifrate, ascoltare le voci degli ambasciatori e dei governanti. Non ero io a prendere le decisioni finali, ma ero io a informare chi le prendeva, a consigliare, a proporre, a analizzare. Sentivo il peso della Repubblica sulle mie spalle, la sua fragilità in un'Italia dilaniata dalle guerre, preda degli appetiti di Francia, Spagna e del papato. Ogni giorno era una lezione, ogni dispaccio una rivelazione. Osservavo come i principi agivano, come le alleanze si formavano e si dissolvevano, come la fortuna e la virtù si intrecciavano nel grande teatro della storia. Era la mia vera università, un'università di Stato, dove i libri erano le relazioni diplomatiche, i professori i regnanti e i condottieri, e gli esami le crisi politiche che si susseguivano senza sosta. Questa immersione totale nella pratica politica, questa osservazione diretta delle meccaniche del potere, avrebbe plasmato ogni mia riflessione futura. E ora, prima di immergervi completamente nel racconto della mia vita, delle mie missioni, dei miei amori e delle mie sfortune, un piccolo gesto vi chiedo. Questo canale, Sussurri dalla storia italiana, vive delle vostre curiosità, della vostra sete di conoscenza. Iscrivetevi ora, cliccate sulla campana per non perdere nessun altro viaggio nel tempo. Fatelo, affinché la mia voce possa risuonare e le mie verità possano continuare a essere sussurrate attraverso i secoli, svelando le complesse sfumature della politica e della natura umana. Il mio ingresso nella vita pubblica nel 1498 coincise con un momento di rinascita per Firenze, ma anche di grande incertezza. La Repubblica, liberatasi dalla teocrazia di Savonarola e dalla tirannia dei Medici, era come una nave senza timone in un mare in tempesta. Il mio ruolo, segretario della seconda cancelleria,
mi rendeva il braccio destro del gonfaloniere, il capo dello Stato. Non ero un politico di primo piano, non avevo voce in capitolo nelle decisioni finali, ma ero l'uomo che traduceva in pratica le direttive, che stendeva le lettere, che analizzava i rapporti. Divenni ben presto anche segretario dei 10 di Libertà e Pace, il comitato che si occupava della guerra e degli affari esteri. Questa posizione mi aprì le porte del mondo. Per i successivi 14 anni, dal 1498 al 1512, fui il cervello e le gambe della Repubblica. Fui inviato in missioni diplomatiche in tutta Europa, presso le corti più potenti del mio tempo. Viaggiai in Francia per trattare con Luigi XII, in Germania per incontrare l'imperatore Massimiliano I, presso il papato per confrontarmi con le ambizioni di Alessandro VI Borgia e del suo temibile figlio Cesare. Non ero un ambasciatore di rango, ma un commissario o un inviato incaricato di osservare, riferire e negoziare su questioni specifiche. Ed ero un osservatore instancabile. Fu proprio durante le mie missioni che ebbi modo di studiare da vicino la natura del potere. A Imola, nel 1502, incontrai Cesare Borgia, il duca Valentino, figlio del papa Alessandro VI. Era un uomo di una crudeltà e di una determinazione spaventose, ma anche di una brillantezza e di una capacità d'azione che mi lasciarono senza fiato. Egli stava costruendo un proprio dominio nell'Italia centrale con una spietatezza metodica. Ricordo come, a Senigallia, in quello stesso anno 1502, attirò con l'inganno i suoi condottieri ribelli e li fece giustiziare a sangue freddo in un'unica notte. Fu un atto di perfidia, certo, ma anche di incredibile efficacia politica. Borgia non si affidava alla fortuna, ma alla sua virtù intesa non come moralità, ma come capacità e determinazione di agire per raggiungere i propri scopi. Vedevo in lui il modello del principe nuovo, capace di dominare la fortuna con la forza della propria volontà. Era un condottiero che sapeva farsi temere e rispettare, che sapeva mantenere l'ordine anche attraverso la violenza. Le mie osservazioni su di lui avrebbero formato il nucleo di molte delle mie successive riflessioni su come un principe dovesse acquisire e mantenere il potere. In Francia, presso Luigi XII, imparai la differenza tra una monarchia consolidata e una repubblica fragile come la nostra. Vidi la forza di uno Stato unito, ma anche gli errori strategici di un monarca che, per avidità o per incomprensione delle dinamiche italiane, perdeva facilmente ciò che aveva conquistato. In Germania, con l'imperatore Massimiliano, compresi la debolezza di un potere che, pur vantando un titolo glorioso, era frammentato e privo di una vera forza militare e finanziaria. Ogni missione era un libro aperto, una lezione di realpolitik. Ma la mia grande passione, e forse anche la mia ossessione, era la questione militare. Firenze si affidava ai mercenari, uomini che combattevano solo per denaro, senza lealtà, senza vero attaccamento alla causa. Era un sistema debole, costoso e inaffidabile. Io credevo fermamente che una repubblica dovesse avere un esercito proprio, composto dai suoi stessi cittadini, uomini che combattessero per la loro patria, per le loro famiglie, per la loro libertà. Con questa convinzione nel 1506 proposi al gonfaloniere Pier Soderini e ai 10 di Libertà e Pace l'istituzione di una milizia cittadina. Fu un'impresa ardua. Molti erano scettici, timorosi di armare il popolo, memori delle ribellioni passate, ma io ero convinto che fosse l'unica via per la sopravvivenza di Firenze. Girai per le campagne, per il contado fiorentino, reclutando uomini, addestrandoli, inculcando in loro un senso di disciplina e di orgoglio. Era una visione rivoluzionaria per l'epoca e, contro ogni aspettativa, ebbe un successo iniziale.
Nel 1509 la mia milizia fiorentina, la mia ordinanza, ottenne una vittoria cruciale, riconquistando Pisa, una città ribelle che ci aveva causato infinite sofferenze. Fu il mio momento di gloria, la prova che la mia teoria non era pura astrazione, ma poteva tradursi in fatti concreti. Sentivo che stavo contribuendo a rendere Firenze forte e rispettata. Tuttavia la fortuna è volubile. La politica italiana era un ginepraio di alleanze e tradimenti. Nel 1512 la Lega Santa, formata dal Papa Giulio II, dalla Spagna e da altri stati per contrastare l'influenza francese, si volse contro Firenze, rea di essere rimasta alleata della Francia. I Medici, in esilio dal 1494, videro in questa crisi l'opportunità di riprendere il potere. L'esercito spagnolo, al servizio della Lega, marciò contro Firenze. La mia milizia, seppur valorosa, era ancora giovane e inesperta. A Prato subì una disastrosa sconfitta. La città fu saccheggiata con una brutalità inaudita. Il regime repubblicano crollò. I Medici tornarono trionfanti a Firenze. Per me la caduta della Repubblica fu un disastro personale e professionale. Avevo dedicato 14 anni della mia vita al servizio dello Stato. Ora ero un nemico del nuovo regime. Fui destituito da tutti i miei incarichi. Inizialmente mi fu proibito di entrare a Palazzo della Signoria per un anno. Poi le accuse si fecero più gravi. Nel 1513 fui ingiustamente sospettato di aver partecipato a una congiura contro i Medici, la cosiddetta congiura di Agostino Capponi e Pietro Paolo Boscoli. Fui arrestato, imprigionato nelle Stinche, le prigioni di Firenze, e sottoposto alla tortura del supplizio della corda o strappato. Per 3 volte i miei carnefici mi issarono in alto e mi lasciarono ricadere, dislocandomi le spalle. Il dolore era atroce, ma non confessai nulla, perché nulla avevo da confessare. Resistetti. Per mia fortuna, il nuovo Papa, Leone X, era un Medici, Giovanni di Lorenzo. Per celebrare la sua elezione fu proclamata un'amnistia generale e fui rilasciato, ma la mia vita a Firenze era finita. Fui esiliato nella mia piccola proprietà di Sant'Andrea in Percussina, a sud della città, un luogo che distava non più di qualche miglio, ma che per me rappresentava un abisso incolmabile dalla mia amata Firenze. Avevo 43 anni. La mia carriera politica era distrutta. Quella vita in esilio era per me una condanna. Un uomo come me, abituato al fermento delle corti, alle discussioni politiche, ai dispacci urgenti, si ritrovò confinato nella noia e nell'isolamento della campagna. Ogni giorno la mia routine era scandita da piccole miserie e grandi pensieri. In una famosa lettera al mio amico Francesco Vettori, datata 10 dicembre 1513, descrissi la mia giornata. Al mattino mi recavo nel bosco a controllare le trappole per gli uccelli, poi discutevo con i boscaioli o andavo all'osteria a giocare a trick-track con il mugnaio e il macellaio, scambiando chiacchiere e insulti. Nel pomeriggio mi dedicavo alla lettura di poeti come Dante o Petrarca, ma la sera era il mio vero rifugio. Mi toglievo i vestiti sporchi di fango, indossavo le mie vesti curiali, quelle che portavo quando servivo la Repubblica, e mi ritiravo nel mio studiolo. Lì, in compagnia dei grandi spiriti del passato livio, Tacito, Senofonte, mi immergevo nei loro libri, interrogandoli, discutendo con loro, cercando di comprendere le leggi che governano gli uomini e gli stati. Era in quelle ore che nascevano le mie opere più importanti. Fu in questo periodo, tra il 1513 e il 1514, che scrissi il mio testo più famoso e più controverso, Il Principe. Era un trattato sulla natura del potere, una riflessione su come un principe possa acquisire e mantenere lo Stato, un'analisi disincantata della politica. Non era un manuale per tiranni come molti lo hanno interpretato, ma un'opera nata dalla disperazione e dalla speranza. Disperazione per la mia patria, divisa e preda degli stranieri,
e speranza che un nuovo principe, forte e virtuoso, potesse unire l'Italia e salvarla dalla rovina. In esso non esitai a mostrare la nuda realtà del potere, le sue necessità crudeli. Un principe, scrivevo, deve essere sia volpe che leone, astuto per evitare le trappole e forte per spaventare i lupi. Deve sapere non essere buono quando la necessità lo richiede e deve preferire essere temuto piuttosto che amato, se non può essere entrambe le cose. Queste parole, estrapolate dal contesto e spesso fraintese, mi hanno valso la reputazione di cinico e malvagio. Ma io non predicavo la malvagità fine a se stessa. Predicavo la necessità di agire con pragmatismo per il bene superiore dello Stato, anche quando ciò implicava decisioni difficili e moralmente ambigue. Il mio obiettivo era la stabilità, l'ordine, la salvezza della patria. Nello stesso periodo, o poco dopo, iniziai a lavorare ai discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, un'opera monumentale in cui analizzavo la storia della Repubblica Romana per trarne insegnamenti applicabili alla politica contemporanea. Mentre il principe si concentrava sulla monarchia e l'azione di un singolo, i discorsi esploravano le virtù delle repubbliche e le dinamiche della libertà civile. E poi dell'arte della guerra, un testo in cui mettevo per iscritto le mie idee sulla milizia civica, le mie speranze per un esercito di cittadini che potesse difendere la patria. La vita privata non era certo quella di una asceta. Ero sposato con Marietta Corsini dal 1501 e avemmo diversi figli, ma ero un uomo di passioni e non esitavo a cercare compagnia femminile al di fuori del matrimonio. Le mie lettere, in particolare quelle al Vettori, sono piene di accenni scherzosi e talvolta espliciti alle mie avventure amorose, segno di un temperamento vivace e di un desiderio di godere dei piaceri della vita, anche in tempi difficili. Una delle mie amanti più note fu una donna di teatro, una cantante, conosciuta come la Barbera, alla quale dedicai versi e che fu musa ispiratrice per alcuni dei miei testi comici. Credevo che il teatro, la commedia, fosse un modo per esprimere verità scomode, per mettere a nudo i vizi e le follie degli uomini in modo più accettabile di un trattato politico. E proprio l'amore per la commedia mi spinse a scrivere La Mandragola, tra il 1518 e il 1520, una delle più grandi commedie del Rinascimento. Era un'opera corrosiva che metteva in scena l'ipocrisia della società fiorentina, la corruzione dei costumi, la credulità degli sciocchi e l'astuzia dei furbi. Era un ritratto impietoso dell'animo umano, ma intriso di una comicità amara, che ancora oggi risuona potente. Nonostante la mia produttività letteraria, l'esilio era per me una condanna. Continuavo a sperare in un ritorno alla vita pubblica, a offrire i miei servigi ai medici. Dedicai Il Principe a Lorenzo di Piero de' Medici, nella speranza di ottenere un incarico, ma fui ignorato. La mia reputazione, o forse la mia scomoda onestà intellettuale, mi rendevano difficile da riassorbire nel nuovo ordine. Tuttavia, la mia fame di conoscenza e la mia capacità analitica non potevano essere negate per sempre. Finalmente, nel 1520, giunse un'opportunità. Il cardinale Giulio de' Medici, futuro Papa Clemente VII, mi commissionò la scrittura di una storia di Firenze, le Storie fiorentine. Fu un'occasione per riavvicinarmi alla città, per studiare a fondo la sua evoluzione, le sue lotte interne, la sua complessa storia. Lavorai a quest'opera per diversi anni, con la stessa acribia e lo stesso spirito critico che avevano animato i miei altri scritti. Consegnai il manoscritto nel 1525 e fui anche pagato. Ma non fu il ritorno trionfale che speravo. Continuavo a essere un intellettuale al servizio dei medici, non un uomo di Stato con potere decisionale. La fine della mia vita fu segnata da un'ultima, amara delusione. Nel 1527 una nuova catastrofe si abbatté sull'Italia, il sacco di Roma.
I lanzichenecchi dell'imperatore Carlo V, rimasti senza paga, misero a ferro e fuoco la città eterna. Fu un evento che scosse l'Europa, segno della fragilità di ogni potere, anche quello del papato. A Firenze la notizia del sacco di Roma innescò una nuova rivoluzione. I Medici furono nuovamente cacciati e la Repubblica fu restaurata. Per me fu una fiammata di speranza. La mia Repubblica era tornata. Mi aspettavo di essere richiamato, di poter finalmente servire di nuovo la mia patria con la mia esperienza. Ma la storia, con la sua crudele ironia, aveva in serbo un'ultima beffa. I miei concittadini, memori forse della mia associazione con i Medici, avevo pur sempre scritto per loro le storie fiorentine, o forse ancora spaventati dalle mie teorie pragmatiche, mi rifiutarono. Fui escluso dalla nuova amministrazione. Ero troppo legato al vecchio regime repubblicano per i Medici e troppo mediceo per i nuovi repubblicani. Ero un uomo senza posto, un profeta inascoltato. Fu un colpo fatale. La mia salute, già precaria, cedette sotto il peso di questa ennesima, insopportabile delusione. Morì a Firenze, nella mia casa, il 21 giugno 1527. Pochi mesi dopo la restaurazione della Repubblica che tanto avevo amato e servito. Fui seppellito nella Basilica di Santa Croce, in un luogo allora anonimo, lontano dai grandi nomi che avrebbero riempito quel Pantheon in futuro. Nessuna grande cerimonia, nessun riconoscimento pubblico. Solo il silenzio e l'oblio, che avrebbero però preceduto una fama postuma fragorosa, e spesso distorta. Ben ritrovati voi che avete avuto la pazienza di ascoltare la mia vita, di seguire i miei passi tra le pieghe della storia e di interrogarvi sulla mia vera essenza. Non sono stato un santo né un demone. Sono stato un uomo impastato di carne e intelletto, di ambizione e disillusione, di amore per la patria e di acuta osservazione delle sue miserie. E il mio destino, come ho narrato, fu quello di un perpetuo fraintendimento, un'ombra proiettata su secoli di potere e di pensiero. La mia morte nel 1527 d.C. non fu la fine del mio cammino, ma l'inizio di una leggenda. Una leggenda distorta, amplificata, spesso caricata di significati che mai intesi. Il mio principe divenne ben presto un manuale proibito, demonizzato da papi e moralisti, letto avidamente in segreto da monarchi e statisti. Il termine machiavellico entrò nel vocabolario comune, sinonimo di perfidia, di cinismo senza scrupoli, di astuzia ingannatrice. Quante volte nel corso dei secoli ho visto il mio nome invocato per giustificare atti di pura tirannia, di oppressione gratuita. Ma io non predicavo la malvagità per il gusto del male. Io osservavo la realtà, la cruda, innegabile realtà degli uomini come sono, non come dovrebbero essere. I potenti, i principi, devono agire in un mondo dove la buona fede è spesso una debolezza e la forza una necessità. Il mio intento non era quello di corrompere, ma di illuminare, di mostrare i meccanismi nascosti del potere affinché la mia patria, la mia amata Firenze e con essa tutta l'Italia potesse trovare la stabilità e la grandezza che meritava. Non ho inventato l'inganno o la crudeltà in politica, li ho semplicemente descritti, analizzati, perché erano parte integrante del gioco. Io non ero un moralista, ero un analista. Il mio laboratorio non erano le teorie astratte, ma i fatti, le azioni dei grandi uomini, gli errori e i successi delle repubbliche e delle monarchie. Per questo molti mi considerano il padre della scienza politica moderna, colui che per primo ha separato la politica dalla morale religiosa, studiandola come un campo autonomo con le sue leggi e le sue logiche interne.
Non ho detto che il fine giustifica i mezzi, una frase che spesso mi viene attribuita, ma che non è mai uscita dalla mia penna in quella forma esatta, ma ho suggerito che in certi contesti, per la salvezza dello Stato, alcune azioni spiacevoli potevano essere necessarie. Era una constatazione, non un'esortazione universale al male. Pensate a quanto ancora oggi le mie idee risuonano. Ogni volta che un leader deve prendere una decisione difficile, che mette in gioco la vita di molti, ogni volta che la sicurezza dello Stato è minacciata, le mie riflessioni riemergono. La dicotomia tra essere temuti o essere amati, la necessità di saper dissimulare, l'importanza di una propria forza militare, la volubilità della fortuna e la necessità della virtù intesa come capacità e determinazione per dominarla. Queste non sono semplici frasi, sono archetipi del potere che continuano a modellare il mondo in cui vivete. La mia vita fu un continuo tentativo di comprendere e di agire, dalle mie umili origini attraverso l'ascesa nel cuore pulsante della Repubblica, fino alla discesa nell'esilio e nella solitudine creativa. Ogni passo fu una lezione. I miei amori, le mie amicizie, le mie opere teatrali furono la parte più umana di me, il contrappunto alla mia fredda analisi politica. Anche nei miei scritti più seri c'è sempre un barlume della mia ironia, della mia profonda conoscenza della commedia umana, della mia malinconica consapevolezza della fragilità di ogni cosa. Guardando indietro, mi chiedo cosa avrei fatto se mi fosse stata concessa una seconda opportunità. Avrei agito diversamente? Forse, ma ciò che è certo è che avrei continuato a cercare la verità, la vera natura delle cose, anche se scomoda, anche se amara, perché è solo comprendendo la realtà per ciò che si può sperare di cambiarla o almeno di sopravviverle. La mia eredità non è una semplice collezione di aforismi cinici, ma un invito a pensare criticamente, a non fidarsi delle apparenze, a guardare al di là delle retoriche e a comprendere le forze profonde che muovono la storia e gli uomini. È un invito a essere realisti, non cinici, a essere pragmatici, non spietati, ma soprattutto a essere costantemente attenti ai meccanismi del potere e alla salvaguardia della libertà. Se la mia storia vi ha affascinato, se ha acceso in voi la scintilla della curiosità, se vi ha spinto a guardare oltre le facciate, allora il mio spirito continua a vivere. Non sono solo un nome sui libri di storia, ma una voce che ancora parla, che ancora interroga, che ancora sfida a riflettere. Ora, la mia voce deve tornare nel silenzio da cui è venuta, ma la vostra può risuonare. Iscrivetevi ora al canale Sussurri dalla Storia Italiana. Diventate i custodi della mia memoria e di quelle di tanti altri. Cliccate sulla campana affinché ogni nuovo video sia un rintocco di verità, un invito a scoprire. E prima che io torni nell'ombra, ditemi nei commenti quale altro personaggio, quale altra anima controversa o dimenticata, quale altro enigma della storia italiana volete che io richiami per voi? Scrivete il suo nome. Il passato attende il vostro ascolto